Era la notte del 30 ottobre 1938, la vigilia di Halloween. Le famiglie americane erano riunite nei salotti, la radio accesa come sempre. Musica, varietà, notiziari. Fuori le strade erano tranquille. Nessuno immaginava che di lì a pochi minuti milioni di persone avrebbero creduto di assistere in diretta a un'invasione aliena. Da un piccolo studio della CBS a New York, un giovane regista di nome Orson Welles stava per mettere in scena La guerra dei mondi, un adattamento radiofonico del celebre romanzo di fantascienza di Herbert George Wells. Ma quella sera qualcosa sarebbe andato diversamente dal previsto. L'esperimento artistico si sarebbe trasformato in un panico nazionale e il nome di Wells sarebbe entrato per sempre nella leggenda. Gli ascoltatori, sintonizzandosi a programma già iniziato, sentirono bollettini di emergenza, voci concitate di reporter, urla e persino testimonianze militari. Tutto suonava autentico, troppo autentico. Un meteorite è caduto nel New Jersey. No, non è un meteorite, è un cilindro metallico. Si sta aprendo. Per molti, quella notte, la fantascienza diventò realtà. Le linee telefoniche della polizia si intasarono. Alcuni automobilisti fuggirono dalle città, altri si chiusero in casa pregando. Nessuno ricordava più che si trattava di un programma teatrale. Nel giro di un'ora la radio era riuscita a fare ciò che nessun film, nessun giornale, nessuna notizia aveva mai fatto: confondere la realtà con la finzione. E il dettaglio più incredibile? Tutto questo accadde alla vigilia di Halloween. Forse, se ci pensiamo oggi, non poteva esserci notte più adatta per una simile illusione. Una notte in cui la paura si mescola al gioco, in cui il terrore diventa intrattenimento. Senza volerlo, Orson Welles mise in scena il più grande scherzo di Halloween della storia, anche se per milioni di americani non ci fu nulla da ridere. Ma cosa accadde davvero quella sera? Fu davvero panico di massa? O un mito costruito dai giornali? E soprattutto, come riuscì un semplice programma radiofonico a dimostrare per la prima volta il potere dei media di manipolare la percezione collettiva? In questo video scopriremo come nacque, esplose e rese immortale la leggenda della Guerra dei Mondi, la trasmissione che cambiò per sempre il modo in cui il mondo crede alle notizie. Per capire davvero perché la Guerra dei Mondi ebbe un impatto tanto sconvolgente, dobbiamo tornare indietro a com'era l'America nel 1938, un paese ancora scosso dalla Grande Depressione, che cercava di ritrovare fiducia, speranza e stabilità. Un'epoca in cui la radio non era solo un mezzo di comunicazione, era il cuore pulsante della casa. Ogni sera milioni di americani si riunivano attorno all'apparecchio radiofonico come attorno a un fuoco. La radio raccontava storie, portava musica, notizie, drammi, pubblicità. Era la voce della nazione, la presenza costante che entrava nelle cucine, nei salotti, nei sogni. Se la radio diceva qualcosa, doveva essere vero. Non c'era televisione, non c'erano immagini in diretta. La fiducia nel suono, nella parola, era assoluta. La voce radiofonica aveva un'autorità che oggi ci riesce difficile immaginare. Un tono caldo, serio, rassicurante. Quella voce non mentiva mai. Intanto, nel mondo, il clima era tutt'altro che sereno. L'Europa si preparava alla guerra e solo un mese prima Hitler aveva annesso i Sudeti alla Germania. I giornali parlavano di eserciti, invasioni, nuove armi terribili. Il pubblico americano era nervoso, in allerta, abituato a ricevere notizie d'emergenza. Ogni interruzione radiofonica improvvisa, ogni ultimo minuto, poteva significare la guerra, la morte o qualcosa di peggio. In quel contesto teso e ansioso, Orson Welles era un giovane di appena 23 anni. Un enfant prodige del teatro, già celebre a New York per la sua compagnia, il Mercury Theatre. Brillante,
carismatico, ambizioso. Wells era affascinato dal potere dei media e dalla possibilità di sorprendere l'incredulità del pubblico. Aveva già adattato Shakespeare e Conrad per la radio, sempre con un approccio innovativo e provocatorio. Ma quella notte d'autunno avrebbe superato ogni limite. Il suo programma, Mercury Theatre on the Air, era in onda da poche settimane sulla CBS, una rete radiofonica che lasciava agli artisti grande libertà creativa. Non era un programma di grande ascolto, niente sponsor, niente pubblicità, solo esperimenti narrativi, eppure il 30 ottobre la scelta del racconto avrebbe cambiato tutto. Il romanzo The War of the Worlds, scritto da Herbert George Wells nel 1898, era già un classico della fantascienza. Raccontava di un'invasione marziana in Inghilterra, simbolo della fragilità della civiltà umana di fronte all'ignoto. Ma Wells non voleva fare una semplice lettura teatrale, voleva far vivere l'evento in tempo reale, come se stesse accadendo davanti agli occhi, o meglio, nelle orecchie del pubblico. L'idea in apparenza era geniale, ma in un'epoca in cui la radio era percepita come realtà, quel confine tra finzione e verità si rivelò molto più sottile del previsto. È importante ricordare un altro dettaglio fondamentale. Quella sera, su una rete concorrente, andava in onda un popolarissimo programma musicale con la star Edgar Bergen e il suo pupazzo Charlie McCarthy. Molti ascoltatori si sintonizzarono lì all'inizio della serata e passarono alla CBS solo 10 o 15 minuti dopo, proprio quando il radiogramma di Wells era entrato nel vivo dei falsi notiziari sull'invasione. Quella sfasatura temporale fu cruciale. Chi cambiò canale non sentì mai l'avviso iniziale che spiegava si trattasse di un adattamento letterario. Così, nel giro di pochi minuti, migliaia di persone iniziarono a credere che fosse tutto vero, che i marziani fossero davvero sbarcati nel New Jersey. La trasmissione di Wells non fu solo un esperimento teatrale, fu un test involontario del potere della radio, della fiducia cieca che la gente riponeva nella voce umana trasmessa dalle onde. In un mondo ancora ingenuo nei confronti dei media, bastava la giusta intonazione, la giusta pausa per trasformare la finzione in realtà. Wells non inventò la paura. La paura era già lì, nell'aria di un'America stanca e diffidente. Lui fece solo una cosa: accese la miccia. Era l'autunno del 1938 e nella redazione del Mercury Theatre on the Air il team di Orson Welles cercava il soggetto per la puntata successiva. Come ogni settimana, dovevano scegliere un testo da adattare per la radio. Quella volta il compito toccò a Howard Koch, giovane sceneggiatore di talento, brillante ma stressato. C'erano solo pochi giorni per preparare tutto. Sfogliando una lista di classici, qualcuno propose: e se facessimo La guerra dei mondi? Un'idea apparentemente folle. Il romanzo di Wells era affascinante, sì, ma pieno di descrizioni, di battaglie, di paesaggi inglesi del XIX secolo, niente di facile da rendere in radio. Eppure proprio quell'impossibilità piacque a Wells. Lui non voleva solo raccontare una storia, voleva farla accadere. Koch si mise al lavoro, ma le prime bozze non convincevano. Il testo suonava troppo letterario, troppo lento. Fu allora che qualcuno, secondo alcune fonti lo stesso Wells, ebbe un'idea che avrebbe cambiato tutto. E se lo facessimo come un notiziario in diretta? Una trovata geniale. Invece di una narrazione teatrale, il programma si sarebbe aperto come una normale serata radiofonica. Un concerto di musica d'orchestra, poi, improvvisamente, una notizia dell'ultima ora. Un meteorite era caduto in una fattoria nel New Jersey. Un giornalista era sul posto, poi una voce agitata: «Signori, non è un meteorite, è un cilindro metallico. Qualcosa si sta muovendo là dentro». Da lì in poi tutto sarebbe stato un crescendo di tensione, costruito come una vera diretta radiofonica. Interviste, collegamenti improvvisi, militari, scienziati, testimoni, reporter che perdevano il segnale nel mezzo dell'azione. In soli 6 giorni,
Wells e la sua troupe trasformarono un classico della letteratura in un esperimento mediatico senza precedenti. Curarono ogni dettaglio, le voci, gli effetti sonori, i tempi di silenzio. Perfino le distorsioni del segnale e i fruscii della radio furono ricreati con precisione maniacale. La finzione doveva sembrare vera e per questo Wells impose una regola: mai recitare. Dovete parlare come se stesse davvero accadendo. Niente enfasi teatrale, niente dizione impostata, solo panico, stupore e fretta. L'obiettivo era ingannare l'orecchio, non con la menzogna ma con la naturalezza. La radio, dopo tutto, era già un mezzo perfetto per simulare la realtà. Un dettaglio curioso. Koch, lo sceneggiatore, inizialmente temeva che la storia fosse troppo lenta. Così scelse di ambientarla negli Stati Uniti e non più in Inghilterra, come nel romanzo originale. Decise che il punto di atterraggio dei marziani sarebbe stato una località reale, Grover's Mill, nel New Jersey, scelta quasi a caso su una mappa. Una decisione che quella notte avrebbe avuto conseguenze imprevedibili. Mentre la data della trasmissione si avvicinava, nessuno nel team immaginava cosa stava per accadere. Per loro era solo un'altra puntata. Persino Wells, pur consapevole del potenziale dello spettacolo, non aveva previsto l'effetto che avrebbe avuto su chi ascoltava. Alla vigilia di Halloween tutto sembrava un gioco, una storia di paura raccontata per divertire il pubblico. Eppure quella trovata, quel modo di confondere arte e realtà si sarebbe rivelata qualcosa di più, una dimostrazione del potere ipnotico della comunicazione moderna. Il 30 ottobre 1938, poco prima delle 8 di sera, i tecnici della CBS fecero partire la trasmissione. Wells prese posto al microfono, elegante, sicuro, un sorriso ironico sulle labbra. Non sapeva che stava per cambiare la storia della radio e forse anche quella dei media. La serata comincia come tante altre. Una voce annuncia: da New York, la Columbia Broadcasting System e le sue stazioni affiliate vi presentano La guerra dei mondi di Herbert George Wells. Poi niente di inquietante, solo un concerto di musica leggera. Flauti, archi, ritmo da sala da ballo, tutto normale. Ma pochi minuti dopo, il direttore d'orchestra viene interrotto da una voce tesa. Signori e signori, scusate l'interruzione. Ci giunge una notizia dal nostro osservatorio astronomico a Princeton. È stato osservato un insolito bagliore sulla superficie di Marte. Silenzio. Poi la musica riprende, quindi un'altra interruzione. Un grande oggetto infuocato è stato visto attraversare l'atmosfera, diretto verso la Terra. Potrebbe trattarsi di una meteora. E poi ancora musica, come se nulla fosse. Quel gioco di pause e notizie improvvise crea un effetto potentissimo, un senso di realtà, di diretta vera. Ogni volta che la musica si ferma, milioni di ascoltatori trattengono il fiato. Il collegamento passa a un reporter sul posto, nella cittadina di Grover's Mill, nel New Jersey. Si sentono le voci della folla, i grilli nella notte. Il giornalista descrive un enorme cilindro metallico caduto in un campo. Sta ruotando su se stesso. Sì, ora si apre. Signori miei, vedo qualcosa che si muove là dentro. Una pausa, un urlo, poi: Dio mio, è mostruoso! Silenzio, la connessione si interrompe. Per chi ascolta è come assistere in diretta a un evento catastrofico. Molti non sanno di essere dentro una finzione teatrale, credono di sentire la cronaca di un'invasione aliena. Segue un bollettino di emergenza. Le forze militari sono in movimento. Si conferma che esseri provenienti da Marte hanno attaccato le forze armate presso Grover's Mill. Le voci diventano sempre più concitate. Arriva un capitano che parla di raggio termico, di soldati carbonizzati. Poi il suono dei cannoni. Silenzio. Quindi una voce più calma interviene. Siamo in collegamento con New York. La città è in preda al caos. La tensione cresce a ogni secondo. Tutto suona terribilmente vero. In realtà gli effetti erano semplicissimi.
un microfono vicino a una padella per simulare il suono dei raggi termici, tamburi e martelli per i colpi dei cannoni, un tubo di metallo e un pezzo di legno per imitare l'apertura del cilindro. Ma uniti al tono realistico degli attori, quegli espedienti bastarono a creare l'illusione perfetta. Intanto fuori dallo studio la realtà cominciava a reagire. Centralini della CBS sommersi di telefonate, famiglie che chiamavano i parenti nel panico, polizia e giornali in allerta. In alcune città la gente scese per strada. A New Jersey e New York si racconta di auto dirette verso sud, di persone che cercavano rifugio in chiese e cantine. Non tutti credettero davvero all'invasione, ma bastarono pochi minuti di confusione per generare un'ondata di paura collettiva. Molti ascoltatori si erano sintonizzati in ritardo dopo aver seguito altri programmi e non avevano sentito l'annuncio iniziale che spiegava che si trattava di un adattamento teatrale. La trasmissione prosegue con un crescendo drammatico. Le città cadono una dopo l'altra, i marziani avanzano, le linee di comunicazione crollano. Poi la voce di Wells, impersonando un giornalista a New York. La città è coperta da una nube nera. Le strade sono deserte. Posso vedere le macchine marziane avanzare verso Times Square. Ancora silenzio. Poi, finalmente, dopo circa 40 minuti di caos, la voce cambia tono. Musica lenta. Wells torna al microfono e spiega, con voce calma: avete appena ascoltato un adattamento radiofonico del romanzo di Herbert George Wells. Naturalmente, non c'è nessuna invasione da Marte. È solo il nostro piccolo modo di festeggiare Halloween. Per molti però era già troppo tardi. La paura si era diffusa. Le redazioni dei giornali ricevevano notizie confuse di incidenti, crisi di nervi, fughe improvvise. I telefoni della CBS continuarono a squillare fino all'alba. In poche ore, una trasmissione radiofonica artistica si era trasformata in un fenomeno nazionale. E la notte del 30 ottobre 1938 rimase per sempre impressa nella memoria collettiva come il momento in cui l'America scoprì di poter credere a tutto ciò che sentiva. Poco dopo la fine della trasmissione, le linee telefoniche della CBS impazzirono. Operatori sommersi da chiamate di ascoltatori allarmati, polizia e giornali in cerca di conferme. In alcune città i centralini non riuscivano più a gestire il traffico di comunicazioni. In quella notte agitata, l'America si risvegliò in un'atmosfera di paura e confusione. Le redazioni dei quotidiani riportavano episodi incredibili. Persone in fuga con le valigie, famiglie radunate in chiesa, automobili che abbandonavano New York per scappare dai marziani. Alcuni racconti parlavano addirittura di uomini armati nei campi, pronti a difendersi dall'invasione. Erano storie vere? In parte sì, ma anche molto esagerate. La leggenda del panico di massa nacque già il giorno dopo, alimentata dai giornali. I titoli erano sensazionali. Panico radiofonico scuote la nazione. Milioni credono all'invasione marziana. I quotidiani trovarono nell'episodio un'occasione perfetta per attaccare la radio, che in quegli anni stava togliendo loro ascolti e pubblicità. Accusarono Wells e la CBS di irresponsabilità, di aver giocato con la fiducia del pubblico, di aver messo in pericolo la stabilità nazionale. Ma la realtà, come spesso accade, era più sfumata. Negli anni successivi diversi studi cercarono di capire cosa fosse successo davvero. Il più famoso fu quello condotto nel 1940 dallo psicologo Hadley Cantrill dell'Università di Princeton. Analizzando interviste e testimonianze, Cantrill scoprì che solo una piccola percentuale degli ascoltatori aveva creduto veramente all'invasione. La maggior parte aveva capito che si trattava di una finzione o era semplicemente confusa, non terrorizzata. La verità è che il panico non fu nazionale, fu locale, emotivo, amplificato dai media. Un'anticipazione perfetta di ciò che sarebbe diventato il rapporto moderno tra notizie, paura e percezione pubblica. Eppure, anche se i numeri reali furono contenuti, l'impatto simbolico fu enorme. Quella notte mise in luce una fragilità profonda, la fiducia cieca nelle voci provenienti dall'etere, il potere psicologico della narrazione indiretta
e la facilità con cui una notizia può trasformarsi in realtà solo perché qualcuno la racconta con convinzione. Molti psicologi parlarono di effetto suggestione collettiva. Quando il contesto è credibile, quando il tono è autorevole e quando il pubblico è già in uno stato di ansia, come nel 1938 con la guerra alle porte, la linea tra realtà e finzione diventa sottilissima. Nei giorni successivi la CBS ricevette centinaia di lettere, alcune furiose, altre divertite, molte piene di gratitudine. C'era chi si scusava per aver reagito in modo esagerato e chi ancora chiedeva conferme. Ma allora non è vero che erano marziani? Orson Welles, convocato in conferenza stampa la mattina dopo, si presentò sorridente ma pallido. Quando un giornalista gli chiese se si rendesse conto di aver spaventato un'intera nazione, lui rispose con una calma disarmante: «Non avevamo idea che sarebbe successo tutto questo. Volevamo solo raccontare una buona storia». Sulle foto dei giornali Welles appare con lo sguardo tra l'imbarazzo e il compiaciuto. Un artista che ha appena capito quanto potente può essere la finzione e quanto fragile può essere la realtà. E poi c'era quell'altro dettaglio, ironico e in qualche modo poetico. Tutto era successo alla vigilia di Halloween. Forse il mondo non l'aveva colto subito, ma quella notte del 1938 era diventata il più grande scherzo di Halloween della storia. Uno scherzo che però aveva fatto tremare il cuore dell'America. Da quel momento niente sarebbe stato più come prima. La radio non era più solo un mezzo di intrattenimento, era diventata uno strumento di potere e Orson Welles, da giovane regista teatrale, stava per diventare una leggenda. La mattina del 31 ottobre 1938, il giorno di Halloween, Orson Welles entrò nella sala stampa della CBS, circondato da giornalisti, microfoni e lampi di flash. Era esausto, non aveva dormito da ore. Davanti a lui una folla di reporter urlava domande. «Mr. Welles, è vero che la gente si è suicidata per colpa della sua trasmissione? Si rende conto del panico che ha scatenato? È stata una trovata pubblicitaria?» Welles, vestito con un elegante completo scuro, restò in silenzio per un istante. Poi abbassò lo sguardo. Sorrise appena, ma dietro quella calma si nascondeva un misto di sorpresa, colpa e trionfo. Nei giorni successivi la CBS fu inondata di lettere di protesta, ma anche di elogi. Molti spettatori scrissero per ringraziare la rete per la più emozionante trasmissione mai ascoltata. Il governo americano, invece, non fu altrettanto indulgente. Furono richieste inchieste, regolamenti, persino leggi contro trasmissioni ingannevoli, ma alla fine nessuna accusa formale venne mossa. L'opinione pubblica si spaccò. Per alcuni Welles era un genio che aveva dimostrato il potere dell'immaginazione. Per altri un irresponsabile, un illusionista pericoloso che aveva manipolato la mente collettiva. Welles, intanto, comprese una cosa fondamentale. Quella notte aveva cambiato tutto. Aveva scoperto che la voce, da sola, poteva creare mondi e distruggerli. Per lui quello scandalo fu paradossalmente una benedizione. La stampa, pur criticandolo, lo rese celebre. Hollywood si accorse di quel giovane regista che era riuscito a far parlare un intero paese. Pochi anni dopo, nel 1941, avrebbe diretto Citizen Kane, ovvero Quarto Potere, uno dei film più innovativi e influenti della storia del cinema. Un film che, non a caso, parla di potere mediatico, di manipolazione e di verità costruite. Temi che Welles aveva già sperimentato quella notte alla radio. In un certo senso, La guerra dei mondi fu il suo primo Citizen Kane. Un test generale sul potere dell'informazione e anche una lezione su quanto il pubblico desideri credere a ciò che sente, quando la storia è raccontata nel modo giusto. Per la radio americana, invece, fu l'inizio di una nuova era. Dopo quell'episodio, la CBS e le altre reti introdussero avvisi più chiari per evitare equivoci. Ogni trasmissione drammatica doveva ricordare più volte che si trattava di una finzione. Ma la lezione più importante non fu tecnica, bensì culturale. La gente aveva sperimentato, forse per la prima volta, quanto fosse vulnerabile all'informazione. La fiducia cieca nei media cominciò a incrinarsi.
Eppure la fascinazione per quella voce misteriosa, capace di trasformare l'immaginazione in realtà, rimase intatta. Col passare degli anni la trasmissione di Wells divenne leggenda, rifatta, citata, studiata. Ogni Halloween in America qualcuno la riascolta ancora oggi, come una sorta di rituale collettivo. Non più per paura, ma per nostalgia. Il ricordo di un tempo in cui bastava una voce, una frequenza, una storia ben raccontata per far credere a tutti che il mondo stava finendo. Quella notte Orson Welles non aveva solo spaventato il suo pubblico, aveva inaugurato la moderna era della comunicazione di massa, un'epoca in cui la verità, la finzione e la percezione si sarebbero intrecciate per sempre. 80 anni dopo, La guerra dei mondi continua a essere una delle più citate trasmissioni della storia dei media. Non solo per la genialità tecnica o per la leggenda del panico, ma per ciò che rappresenta: il primo grande esperimento di realtà simulata. Un test, forse involontario, sul potere della narrazione nell'epoca dell'informazione. Da quella notte del 1938 tutto è cambiato, eppure allo stesso tempo nulla è davvero cambiato. Oggi non ascoltiamo più la radio in famiglia, ma guardiamo schermi, scrolliamo feed, leggiamo notizie che arrivano da fonti sconosciute. E spesso, come allora, crediamo a ciò che ci emoziona più che a ciò che è verificabile. La trasmissione di Wells è diventata un punto di riferimento per sociologi, giornalisti e artisti, un caso di studio su come la mente umana reagisce all'informazione quando si mescolano urgenza, paura e realismo. Oggi la chiamiamo disinformazione o fake news, ma il meccanismo psicologico è lo stesso che operò quella notte. Fidarsi di ciò che suona vero, anche se non lo è. Nel corso dei decenni, La guerra dei mondi è stata riproposta e reinterpretata in 1000 modi. Film, serie TV, fumetti, parodie. Dal Colossal di Steven Spielberg con Tom Cruise nel 2005 fino alle innumerevoli citazioni nella cultura pop, dai Simpson a Futurama, fino a video e podcast che ogni anno, ad Halloween, rievocano quell'evento leggendario. Ogni volta la stessa domanda ritorna. Com'è possibile che un'intera società creda a qualcosa che non esiste? Una domanda che oggi, nell'era dei social network, suona più attuale che mai. Siamo circondati da realtà alternative, notizie manipolate, immagini generate dall'intelligenza artificiale. Viviamo in un mondo dove l'invasione non arriva da Marte, ma dallo schermo. Quella trasmissione non fu solo un episodio curioso della storia della radio, fu un avvertimento, un segnale dei tempi a venire. Ci ricordò che la tecnologia non cambia solo il modo in cui comunichiamo, ma anche il modo in cui crediamo. Orson Welles non inventò la paura, inventò il modo di raccontarla e nel farlo ci lasciò un'eredità che ancora oggi ci riguarda. Ogni volta che clicchiamo su una notizia, condividiamo un post o crediamo a una storia senza chiederci se sia vera, stiamo rivivendo in un certo senso la notte dei marziani, una notte che non è mai davvero finita. Era solo una voce in una radio, in una tranquilla sera d'ottobre del 1938. Eppure bastò quella voce per far tremare un intero paese. In un'ora Orson Welles aveva fatto ciò che nessuno aveva mai osato. Aveva trasformato la finzione in realtà e la realtà in racconto. Aveva rivelato quanto fragile possa essere il confine tra ciò che crediamo e ciò che sentiamo. La mattina dopo, quando il sole si alzò su New York, il mondo scoprì di essere ancora intatto, tutto apparve quasi surreale. Niente marziani, niente città distrutte, solo milioni di persone che avevano creduto anche solo per un istante che l'impossibile fosse accaduto. E forse fu proprio questo il vero miracolo di quella notte, non l'invasione, ma l'immaginazione, la capacità di credere a una storia raccontata con tale maestria da sembrare vera. Perché la guerra dei mondi non è mai finita davvero. Ogni volta che un messaggio attraversa l'aria, ogni volta che una notizia diventa virale, quel confine tra verità e finzione si ridisegna ancora, invisibile e fragile come un'onda radio.
E allora, forse, la vera domanda è questa. Chi sono oggi i nostri marziani? E da quale frequenza stanno trasmettendo?